Oh. Dove cavolo stai? Livello. Sei un livello. Non posso farci niente. Vedi questo sono Dai, figo? oh, ma non vale. Ah, una cosa, Schifo. ma tu perché non ti trasformisci Hulk? Perché no? Dai, trasformati. Per una volta. Beh, non ti trasformi mai. Ah! Ah. Boom. Ah! Basta seguirmi! Ah! Ah! Basta adesso! La vogliamo far finita! Ah! Ancora non muori! Ho 24 di vita però. Pesce! Pesce! Ah! Ah! No! Bro! Mamma mia! Come hai iniziato una live? Sì, Hai iniziato una live per caso? sì. Eh no, me l'ha detto mia sorella. L'hai fatta? La stai facendo? Sì. Sì? Sì. Oh, 6300 XP. Ah! Che t'ho Oh no, fatto in volo? lasciami in pace. Ah! Ma bro, ma possiamo smetterla di fare di creativa? Dai, un altro po'. Ma a me non mi piace. Sai che sono sempre nabbo. Dai, facciamo un Inutile altro. che mi sfidi, sei più forte tu. Dai, solo un po', solo un ultimo, un pochetto. Un ultimo pochetto. E poi, te lo giuro che completiamo tutte le sfide. Sì. Arriverà a sbloccare tipo Wolverine cromatico. No. Logan. Anche Logan. Ah! Sì, ti ho praticamente sciolto, bro. Bam! Bam! No, bro. Bam! Vabbè, Te l'ho detto! vabbè, andiamo a Te fare l'ho cotti. detto! Andiamo a fare cotti. Te l'ho detto! Però, hai visto tutte le kill che ho fatto? Sì. Certo, quando stavo giocando con Ale, quanti si erano uniti? Eravamo in 20. Eravamo in 20. Un attimo che devo andare al bagno. Ok.
Chiara, arrivo al livello 35. Vedo questo. Ci sei? Sì, ci sono. Ok, Sì. metti coppie. Devo vedere un attimo che c'è. Oddio. Oddio, spettacolo dell'altro mondo. Sei Balvin. Figata. Chi è il Balvin? C'è Corvo nello shop. E Sì. da. Sì, c'è I pure... Ghostbusters. La Frost senza C'è pure una la mano. skin che usa di solito TFU, agente del caos. Ah, pure quello. C'è Corvo. È uno dei miei Milite preferiti. Gold Trooper! Vabbè, io da un altro account ce l'ho. Vabbè, comunque facciamo duo versus squad. Ok. Aspetta. Quale facciamo? Ah, io so dove andare. Andiamo a Borghiere. Perché? Brughiere. Dai, andiamo al lago? Come lago, bro? Dai, devo fare solo 3 kill. Dobbiamo fare 3 kill. È della Ok. settimana 10. Ma se non mi sbaglio io l'ho già fatta. Ah no, nell'altro account. Nell'altro account l'ho fatta. Eh sì, ma è della settimana 10. Ah, della settimana 10. Sì. Wow, bro! Sì. Vicino dello ad capanna e merdine quantità. Ora mi trasformo in Shulk. Un attimo, devo vedere la trasformazione. Fammi vedere la trasformazione. Allora, Oddio! così. Un evento in corso? C'è scritto... Ma stai facendo una trasmissione? Sì. Ah sì. C'è scritto per poco evento in corso. Quindi... Sì, evento in corso. Ma nel party? No. Ci partecipiamo? Noi due insieme? Non nel party reale. Il senso evento. Quando eravamo qui c'è scritto nuovo evento. Non Vabbè, però lo facciamo noi due insieme. Cioè, se ci riesco... facciamo insieme. Oh, Allora, vedo ci stanno Galactus! 3000 team. Vedo Galactus! Pure io! È stravicino! Entriamo in questa casa. Io sto sopra di te. Oh, state! Vattene via! Non lo vede? Sì! Andrea, è vero che l'ho visto? No, Ale, da me! C'è Cristian. Basta chiamarmi Ale! Io cosa posso Mi fare? confondo sempre. Era uno con la pistola. L'ho picconato 2 volte, ma non è servito a niente. Oh, ma certo che nelle case queste piccole non c'è nessun loot. Non hai presente Gianni Cavacchi? È nata la figlia, giusto perché non sono tutti, guarda. Giusto perché non hanno una cascata. Una delle fammi vedere. Rolli! Ma che è? Rolli, dai. Canadese, running. Mi puoi venire a rianimare? Oh, c'è un'arma, Christian. Sì, vabbè, un'arma. Dobbiamo Sì, ancora. Adesso stammi bene a sentire. Facciamo la sfida. Punto. Ok. Quale sfida facciamo? Oh, ma perché? Ah,
inoltre lo streaming di partita. Questa mi ha ucciso. La ghoul. No, quello non è una ghoul. Quello è lo Skull Trooper femmina. La ghoul mi ha ucciso. No, non è la ghoul, lo Skull femmina. È il Ranger lo Skull femmina. È il Ranger teschio sarebbe. Il maschio della ghoul è il cervello figo. Ma chi l'ha chiamata Blu Gerusalemme? Sai che a me stanno facendo stramale le orecchie? E che... Oddio! Le cuffie fanno un po' male. Ma una bananita vedo! Oddio! Dov'è bananita, bro? Andiamo a borghere? Christian, ci sei? Andiamo a brughiere? Grande, bro. Ci sei, Christian? Ok. Sono prontini, ci devo andare. Bro? Che c'è? Eccolo Galactus! Perché loro? loro? Vieni! Eccolo! Ok. Perché sai loro come fanno? Andiamo comunque in queste case. Vabbè, io vado in quella. Sai perché loro cosa fanno? Secondo me? Lottano un po' qua a borghiere e poi si dirigono verso il lago ad uccidere tutti. Orgulloso desde Medellín, Colombia. Io sto nell'altra casa. E sono libero. Tu preferisci il vampa o il fucile d'assalto normale? Il fucile d'assalto, ma tanto c'è la blu. Tieni tu. Ce l'hai blu? No, io ce l'ho. C'ho il vampa e il fucile d'assalto. Ce n'ho un altro. C'è un altro. Maledetto! Sì, sì, sì. Ti aiuto. Brother, guarda un po'. Non mi serve! 26 a 1. 30. No! Non 31, ha tirato uno. Cinese. Bro, ci sei? Sì. Ok. A terra un altro. Mi ha tirato una... Oh, bro, mi ha ucciso un bot! Ma come? Quella alla mira all'aimbot. Sta là, sta qua. Non mi uccidere, per favore, bro. Bro. Non fatti uccidere da lui, Mamma mia, bro, quanto sono nabbo. Mi faccio uccidere pure da sti nabbi. Hai visto? Visto perfettamente. Hai visto, no? Sì. Stai tranquillo, medikit. Ok, Che bello, Mida. volevo darti le bende. Sei il mio fidanzato. Ma come? Ma che sei gay? Ah, giusto che c'era... Potrò fare il double pump. Sai perché ho perso? Perché praticamente si dice sta arrivando un elicottero. Ecco per te. Scappa via. Fammelo fare pure un momento. Oddio. No, lo puoi un attimo cantare quella... Cioè no, quella della pizza lì, pizza cinese. Pizza Napoli, pepperoni, Dammi, mi stanno sparando.
stanno sparando non Mi so dai da qualche dove. assalto? Quanti ne hai? 0. No. Vai. Non ne ho neanch'io più di tanti però. Oddio. Ma mi hanno praticamente craccato. Hai un pompa? Sì. Ce l'hai? Sì, un nonno blu. Vabbè, intanto che loro vogliono venire. Facciamo un attimo un po' di mezzo, lottiamo. Dai. Non stiamo messi per niente bene. Direi. Però mamma mia. Oh! Questo è bello! Vabbè, ma pure io ce l'ho. E non osare venire da me. Papino, non si dice! Lo distruggiamo quell'elicottero? Mi sta un po' sul cavolo. L'elicottero, da mettere. Al Cristiano io lo posso solo pushare perché ho 24 munizioni di assalto. Io ne ho Non 2. mando neanche un caricatore. Vabbè, c'ho i paracadute. No, dammela a me i paracadute. No, io non ce l'ho. Non l'hai visto. Ok, io non ho 60. Allora, un paracadute. Senti, visto che c'è una canna da... Anzi no, prendi la canna da pesca. Io la non piocina. serve. Dobbiamo prendere quel rift. No, io vado un attimo a pescare. No, no, Pesco la pesce. safe. La safe. Vieni subito qui. Ah, il pesce passa. Vieni subito qui con i paracadute. No, Aspetta. vabbè, io me ne vado, Vabbè, ciao. Io vado in No, safe. no. Io vado in safe. Dove sei tu? Vabbè, io ho il moto schifo. Il moto schifo. Un attimo, posso guidarlo io? Oh, un lama. Lama Giorgio. Lava Giorgio. Oh, perché? Lama Giorgio. No, io! Oddio, sì! Raccogli dietro, ho fatto... Dai, tieni questi e io mi faccio lo scudone. Bro, quante munizioni hai di assalto? Quante 50. munizioni hai di assalto? 56, tu? Vabbè, io 60 non me le vedo. Peperino. Cristian, sai che mio papà sta facendo la pizza? È così? Oh, ho trovato due... Sì, diciamo. Se trovi tipo una medusa, me la puoi lasciare a me? Ma tanto ci curiamo entrambi, quindi... No, grazie. Sì, shot. Oh, bomba spat! Spass! What are this? Ma come hai fatto a trovarlo, bro? Vabbè, io mi metto la tua mimetica. Tieni. Che è? Grande, bro, grazie, brother. Tanto io ce l'ho leggendario. La safe! Ah, giusto. Devi andare in safe! Che bella la tua mimetica, tutta oro. Non è una mimetica. Sì, lo so, perché sei Mida. Oh. Cristian, c'è un problema. C'è l'elicottero. Sta sparando a me. Io ti vengo a prendere, Cristian. No! Stanno sparando a me! Quale mi stai venendo a prendere? Ma serve aiuto? Oh, bro, ha tirato uno.
sta qua, bro? Se ne scappa, essere là. Dove ho pingato? Vabbè, andiamo insieme. Hai finito quello lì? Hai finito il nemico? No, mi ha ucciso pure. Oh, te ne vai, scema. Oh, la scopa! Grida ancora, Grician, mia sorella, Chiara, Il palloncino che si sta gonfiando. sta vedendo me! Andrea, smettila. Grazie. Quella lo fa sempre. Ok. Sono a posto. Fammi arrestare. Come? C'è il resto al lago. Al lago non posso. Cin cin. Come facciamo? Come fai a arrestarmi? Dovresti andare a Sarkindus, solo che è troppo rischioso. O non dire uno, ce n'è uno. oppure muoio. Bravo, l'hai visto? Bravo che l'hai visto. Sei boxato. Sono in due. Oh, 29, grande. Mi tolgo un attimo le cuffiette che mi fa un po' male. Aiuto. Speriamo che sia meglio ora. Beh, se trovi tutti sti bot, però cioè, questi bot, solo questi. Ma questo è un po' forte, questo è forte. È bananita, bro, è bananita. Bananita. È la banana. Ti dispiace ucciderla? No. Sei di vita! Ritorniamo in lobby? Sta bananita spucciata. Io sto ritornando in lobby. No. Manco che gioca tutto un altro nome. Come facciamo? C'è qualcuno? È la galogigol. E con Chiara! Smettila, che poi tolgo l'audio, non ti sento più, quindi smettila, ok? La smetti? Sì. Grazie. Chiara, Allora, ho guardate sbloccato che- brutto argento. Allora, andiamo a Starkindus. Ale, guarda Galactus. Da dove si vede? Un attimo solo che devo interrare.
Andrea, smettila, ti dico. È chiara. Metto la quinta, guarda come Ecco, vedo Galactus, eccolo, qua. Una brutta fine, eh? Sì. Finalmente l'isola di Fortnite sarà mangiata da Galactus. Bella. Allora, Scusa, ma tu stai andando a Stark Industries? no, io non ci sono proprio. Come? Se sai, io sono in lobby. Ah! Ma come ti permetti? Sì, ciao. Vabbè, ma hai messo Io devo andare a pranzo. a cena forse. Cena, pranzo. Ciao. Sì, ciao. Ci vediamo dopo. Fortnite l'incubo finisce qua. Visita il capanne streghe. Fra 13 ore finisce. Visita capanne streghe. Prendi sia piccone. Oh. Mi senti? Ciao super bananita. Bananita? Lo so che non ce l'ha. Che facciamo? Ah, creativa. Io fra 2 livelli ho Doom argento. Ah, come parti? Ah, vabbè. Ah, sei a livello 94. Sì, super bananita. Allora io metto Mida. Ciao, agente banana. Agente banana. Che bella sorpresa. Mi metto tutto il mio set. No, no, facciamo il... No, metti... No, non mettere creativa, metti il party reale di J Balvin. Ok, metti pronto. Parti dell'altro mondo. Vediamo. Allora, è un party reale, un evento che chi c'ha il milite della festa deve usarlo in party reale al concerto di J Balvin per ottenere lo stile J Balvin, se non ricordo male. Però è meglio avere la bananita, perché la bananita è una banana e non vedo l'ora che metto la melanzana. Dove deve andare? Palco principale? O andiamo al grande schermo. Prima di tutto prendo dei lampini.
Come? Come le banane? No! You have to make that up some way, shape, or form. And if these guys don't go down, if they don't kind Tu of sei già lì. Ti vengo a recuperare. I mean, the biggest fear as well is if somebody or some trio just decided to do 50-50s and try to drop into Starks. It happened before. They did lose their spot early in qualifiers when Jazzbase Trio, who is in the grand finals, mind you, kind of contested. They kind of started losing, but I think that woke up MMT. That woke up this trio to let them know, look, we're going to have to understand that someone will contest us at some point. And they just obliterated Jazzbase Trio in that next day in that tournament. So that is what we're kind of watching here. It's like, will it happen? Could it happen? We already seen OCE. The Lynx Trio slip from that first place, going all the way down to 7th place or so. It could happen, but so far, I don't taste it in the air. I only smell grand final champion here. And that would, and that would be such a key kind of feather in these guys' caps. We talked about them being some of the strongest and best players in the world, and right now trying to put that on display, utilizing, again, we talked about this as well, the first shot accuracy from the Stark Industry Rifle and the high base damage of it, the fact that it still hits for 35 even at maximum range, and being able to convert on those 50+ damage headshots make it one of the strongest weapons, and particularly, I mean, everybody has seen the clip of Mongrel on the high ground with an infantry rifle. This is about the same. And you'll also notice too, they'll generally run in terms of the rifle choice. They'll have a burst rifle on Mitro, and then Tayson and Mongrel will pick up those Stark Industry rifles. That way, when you're spraying a wall, you have the fast first shot accuracy from the Stark rifles, and then the 2-shot burst coming through on the burst AR. It gives them a bunch of pressure to hit trios behind their builds. We saw that stat of Indretta, Sapphic, and Mongrel having 15+ elims, so they are slaying out. But what a metaphor. You see Mongrel's trio all decked out, swagged out in whiplashes, and then you see everybody else in the back of the pack trying to catch up in the coop. That's the kind of race that we're talking about. Can the turtle catch the hare? And this hare has an extreme crazy start, and they're not going to be lazy like that story hare. They're not going to take a break. They're not going to eat. They're going to keep running at full speed. They're going to take their whiplashes and cross the finish line. The question is, can the people in the coops and the trucks, any kind of Fortnite vehicle, man, I'm going to take it all the way back to the board days, and maybe the shopping cart days, who's going to catch up to that whiplash trio? I don't know who that's going to be. Yeah, you can see those Mark 51s being so fast on rotation, but I will say the one thing that could end up potentially being a little bit of a stumbling block for the trio would be if they end up struggling with Storm Surge today. We've already seen in the first 2 games that first Storm Surge has been massive in a completely uncontested drop spot. If they aren't able to kind of get enough tags to get over the top, that could force them into kind of one of those classic Mongrel over-aggressive situations. Right. As long as they avoid that, I think they'll be okay, right? I think that if they've done enough so far where they have the playmaking ability over the course of these 6 games, that they're going to have at least 1 or 2 more solid games in that instance. As long as they don't have 1 or 2 absolutely ruinous games by Storm Surge, this should be good enough for them. But right now, we're going to hop on board with the pressure coming from iDrop straight into the box. Downs gets picked up there. No problem from iDrop 7. However, Stirstix is going to eat a little bit of a problem there. He gets caught in a separate box, and all of a sudden, the 2v2 on the mark. You can see iDrop trying to push forward. They're going to try and get a little bit of a disengage, make sure they can get shields up, but a little bit of a slip up there from what is normally a very strong box-to-box trio. That was like an extreme push. I've never seen the 1, 2, 3 go, and everybody just box dive in with the AR spray and getting right inside as a trio. And then what ended up happening is they ran into that edit with the triangle edit, and one got caught, got hit right in the shins. You mentioned this in the EU side of things. You got to wear your shin guards, man. You got to pop them, or if not, someone's going to crack you, give you that slide tackle. And there's not going to be a referee to come out of nowhere and give you a red card to kick you out. You're going to have to do this on your own. Yeah, worst case scenario, you'll get a warning there in the form of one of your players dropping down, but the retaliation not going to result in anybody else being sent off. You can see Nems and Wave Doko
rotating through the river, using that downstream current to try and get a little bit of speed, but iDrop being aware of that as well, getting good pressure onto him here, and actually looks like they're trying to kind of pick this fight 2v3. You can see Storm Surge is ticking on 20 players going to be impacted by that here in 1 minute and 45 seconds. iDrop trying to force his way into the box, but plenty of angles and pressure coming out from the other side. Super limited amount of materials here, down to only 17 builds. You can see that under his one elimination here. So we wait for it to catch up, and you can see good pressure coming out from Nems. He is down the shield advantage, but he has his teammate providing some rifle support on both the angles that you can see. Gonza and Joko just laying down shots for him. A little bit of spread out, though, if they are able to force in and get Nems situated. And they're going to use the harpoon gun straight in, and Nems is going to get picked off. A huge pick up there from iDrop and Vettel, but can they get out of the water? You're just seeing how great this trio is, but I think what's really affecting them as we're seeing them to try to capitalize and close out this trio is that essentially that change in drop spot is really hurting them. Look at their power weapons. It's not there. They're really doing this with green weapons and not having that firepower. Yes, you could be the most extreme trio that's going to fight hip to hip, but when you're not as strong as Monster was like to say, a 1.5 player that's walking around with an epic shotgun or legendary shotgun, it's just going to be so difficult for you to close out these fights. It's a matter of stamina, and you don't have the necessary stamina considering that you're basically going into these engagements in shambles, and already iDrop 7 goes down. Surstix is already out, and Vettel is literally on the green HP as Storm is going to overwatch them, and there it is. They get cleaned up, Sundown, and this is the same interesting that I was talking about Thomas HD, the change in drop spot. This trio, Vettel, landed in Misty Meadows during their heats. Thomas HD landed in Dirty Docks. They made the switches, and they have yet to kind of find the right rotations out of those changes. We can see all the action going down as everyone's trying to get above the Storm Surge threshold. But most important to the leaderboard there, we saw Angelex and Co. ended up having at least 2 of their players fall. So really into a 1v3 situation unless they can stick a revive. We're going to hop on board here. Nako's Clement and Floki sitting on 1 Elam courtesy of Nako's vertical shockwave coming out. Pops him up into the air, but not going to really find anything. Going to be able to utilize his hard mats, just kind of drop back down. You can see the Elam feed lighting up, and the only thing that matters is we're not seeing Mitro, Mongo, and Tayson on the right side of that feed. In fact, we saw them on the left side of that feed getting a knock, and right now, Vadil, Kylie, and Frostroki under pressure here from our top 4 French trio of Nako, Floki, and Clement. And Vidil was one of those trios that was so hot coming into the grand finals, and they just literally, just like a hot iron heading cold water, boom, just get cooled down instantly, just like that chug splash. No doubt must be feeling right now because it's so sweaty. The competition's going to get so stiff, and you're looking at here, things are going to get ratcheted up a notch. Considering Sundown, we have a Coral Castle finish in our midst, in the distance, but let's just focus in on this trio fight right now. Floki, Clement, Nakos, who's been heating up, had a great game previously. These are the fights that they had lose, because we saw them in day 1 where they had those bad game 2 and game 3. This cannot go, they have to go their way here. Yes, it's a nice knock on the deal. Yeah, Floki actually just put Vadil in a blender there for a second, getting over to the side there. Kylie also going to end up dropping from a couple boxes away, getting a key siphon too over onto Nakos, who desperately needed the extra shield. They wanted that pickup. They know that Frostroki is still around here somewhere. They have the additional flopper, but keep an eye on the bottom right-hand corner. See all of those triangles who are already rotating the zone ahead of them, and with only 1 shockwave, it's going to be very dangerous for this trio to approach the outside. Still 66 players remaining, 25 trios, so continuing the trend, having a little bit of a denser lobby. However, thanks to those 3 eliminations, they're not going to have to worry about this tier 2 Storm Surge when it rears its head. Yeah, it feels great. They got the elims, but they're not yet in the placement threshold. We are about 8 trios going down before we can start doling out those points. And this is the things they're already overcoming these engagement obstacles, but they're not out of the water yet. There's still some stormy skies ahead of them. Nakos, Floki, and Clemento are making their way up the board slowly and surely, but they're going to need Nakos, Floki, and Clemento are Banana. I'll be focused, but that's what you got to do. You're going to have to shoot back and let the people know that are doing those window edits stop shooting at me.
one of the key things about this trio is their ability to get eliminations gives them the opportunity to climb up the leaderboard just a little bit more effectively. Again, we've talked about it in the games where they don't drop right away. They're one of the more aggressive trios, so their averages are brought down a little bit by those complete and utter goose egg games. When you take those out of consideration, they have a really good time. But forget what I'm saying right now, as the matter of importance is in the bottom right-hand corner. You see that white circle? That's the 4th safe zone. There's only 3 trios currently inside of it, so everyone else is going to begin a mad dash to just pack in on the southern side of that circle. The entirety of the lobby will be trying to squeeze into that area because everyone else is going to be coming from that side. Nobody wants to put themselves as the first ones out over water. It makes it so easy. You can see everyone going at once, just desperately swimming, hoping to avoid the fire at the top. And just look at the charge up the beach. Ci riprovo, solo un attimo. Eccomi qua. Ora ci riprovo. No. Ciao.